Oggi parliamo della canna da fiore, anche chiamata canna indica. L'abbiamo qua di fronte, questa bellissima pianta con queste sue foglie grandi, verdi e lucenti. E poi in agosto, da luglio, agosto a settembre, fa queste splendide fioriture che rallegrano un po' il nostro giardino. Guardate qua, che bella bordura. Semplicissima la coltivazione. È una pianta tropicale, ma ben si adatta ai climi temperati. Se le temperature non scendono sotto ai 2-3 gradi centigradi, posso assicurarvi che questa pianta rimarrà sempre così bella, fresca e rigogliosa. È chiaramente una perenne, facile da coltivare. Le piante, una volta che sono adulte, possono anche raggiungere i 2-3 metri con queste sue splendide fioriture che vanno dal rosso all'arancio. Ci sono anche degli ibridi che sono gialli, diciamo. Ama una posizione in mezz'ombra o addirittura in pieno sole. L'importante è che la parte sottostante della pianta, ossia il piede, rimanga in ombra, perché con queste sue grandi foglie, quando è in estate, davvero assorbe molta acqua e quindi vuole molta annaffiatura. Ecco che se noi riusciamo a trovare queste zone in penombra, allora la vedremo sempre bella, fresca e rigogliosa. Chiaramente in estate, da giugno in poi, ha bisogno di essere annaffiata in modo frequente ed abbondante, ma non esagerate mai, perché soffre anche lei di ristagni idrici come un po' tutte quante le piante. La concimazione si fa in primavera con dei concimi a lenta cessione, come lo stallatico pellettato, in modo che quando la pianta inizia il suo risveglio vegetativo verso il mese successivo, inizierà ad assorbire gli elementi nutritivi che noi abbiamo disposto nel suolo. Volendo, possiamo anche utilizzare dei concimi a lenta cessione come i letami maturi. A questo punto andremo a fertilizzare la pianta quando è novembre o dicembre. Le potature sono davvero ridotte ai minimi termini, un bel paio di forbici affilati, eliminiamo qualche ramo che oramai si è seccato, qualche fiore sfiorito e le foglie che diventano gialle e che sono secche. Cerchiamo di tenere sempre pulito il piede sottostante della pianta, altrimenti potrebbe crearsi del marciume radicale e la pianta ne soffre molto. Vero pochi sono gli insetti che attaccano questa pianta e al limite le limace. Quando siamo a settembre-ottobre iniziano le prime piogge, le lumache inizieranno a girare e a rosicchiarsi un po' le foglie, ma posso assicurarvi che non occorre mai prendere una decisione e intervenire con degli insetticidi, si difende bene da sola. La fioritura inizia da giugno in poi, luglio-agosto è il massimo della fioritura di questi bei fiori rossi e arancio. Quando è settembre-ottobre inizia il fiore ad essere impollinato e l'ovario ad ingrandirsi e si formano queste piccole palline sulla pianta. Le palline cresceranno, vorrà dire che dentro i semi si stanno ingrossando e matureranno, e poi ad un certo punto la pianta li maturerà perfettamente. Questa parte di pianta si seccherà ed il seme all'interno già è maturo, è pronto per essere seminato. Guardate qua dentro che bello. Lo preleviamo subito uno, eccolo qua. È grande, diciamo, come un cece, perfettamente nero e lucido, sferico, bello. Quando siamo a ottobre-novembre e raccogliamo i semi, possiamo direttamente seminarli nei vasi. Basta prendere un vaso almeno di un diametro di 15-20 cm per far sviluppare perfettamente la nostra piantina. Mi raccomando, terriccio universale, l'importante è che sia drenato. Seminiamo e la primavera successiva nasceranno le piccole piantine. Le piante nate da seme quando è luglio-agosto già sono belle grandi, alte 30-40 cm. Guardate, questa l'ho appena tirata fuori dal vaso, adesso la vado a mettere a dimora in piena terra. Come vedete, l'apparato radicale si è formato, dal seme è nato il rizoma con tutte le sue radichette. In piena terra la andremo a posizionare facendo un bello scavo profondo 30-40 cm, ammorbidiamo bene il terreno, aggiungiamo del terriccio drenante, sempre un terriccio a pH 7, quindi un universale, in modo che questa pianta non soffrirà di marciumi radicali. La produzione, oltre che da seme, si fa anche da rizoma, basta prendere una pianta, tirarla su con tutto il suo apparato radicale, eccolo qua. Una volta che abbiamo estratto la pianta con tutto il rizoma, questo lavoro si fa intorno a novembre-dicembre, nel momento del riposo della pianta, andiamo con un paio di forbici a tagliare la parte aerea sovrastante, altrimenti questo rizoma si stresserebbe troppo. Non vi preoccupate, dal rizoma sottostante poi nascerà la futura pianta. Eccola qua, già è pronta con il suo bel germoglio, forte, bello e fresco.
Ci vediamo alla prossima ragazzi, un abbraccio a tutti da Pier Giorgio, ciao!